Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. In questo nuovo video vi porto in un posto spettacolare, il Parco Regionale Naturale della Lessinia. È un posto molto particolare, terra di lupi, è tornato il lupo, prima era infestata dai lupi nell'800, ci sono tantissime malghe, ci sono delle formazioni rocciose molto particolari, terra di contrabbando, si contrabbandava tantissimo perché era la Lessinia al confine tra l'impero austro-ungarico e il Regno d'Italia, quindi si contrabbandava tantissimo in quei territori. Ma oggi soprattutto non vi porto col mitico Transalp, ma cambio moto. Oggi infatti provo la sorella maggiore del Transalp, l'Africa Twin 1000 DCT Dual Clutch Transmission System, cambio a doppia frizione, il famoso cambio automatico. Da chi non l'ha mai provato assolutamente bistrattato, da chi l'ha provato dicono non tornerai più indietro. Sono curiosissimo di provarlo. L'altra volta che ho provato la Tenere World Raid 700, un iscritto al canale mi ha detto guarda io ce l'ho, la 1000 DCT, se vuoi la proviamo. Enrico, che ringrazio già, adesso vado ad Ala e poi saliamo dalla mitica salita di Sdruzzina per arrivare sull'altopiano dei Monti Lessini. Lui guiderà la Transalp, io guiderò la sua Africa 1000. Non sono molto sicuro di dargli il Transalp, non l'ho mai dato a nessuno. Vediamo. Adesso ci teletrasportiamo ad Ala e vado a incontrarlo. Vamos! Sono arrivato, qua c'è Enrico che gentilmente mi presta la sua fricona. Sei sicuro? Sì, dai, per l'amor del cielo, peggio come l'ho trattata io non la può trattare nessun altro. È dal 2012 che non guidi una moto con la frizione? No, 2002. 2002 che non guida una moto con la frizione. Però gli ho detto che il Transalp c'ha l'ABS e tutte quelle robine, controllo di trazione, no? Perfetto. Ecco, quindi adesso io provo l'Africa, anniversario. Bellissima. E chiaramente qua non c'è la frizione, ma questo qua è il freno stazionario, perché quando la fermi il DCT chiaramente va in folle, giusto? Quindi non ha... Devi metterla in folle. Ah, ok, quindi però per fermarla non la puoi lasciare in marcia e ha il freno stazionario. Dov'è il DCT? Vediamolo qua. Dual Clutch Transmission System. Questo è il serbatoione da 30 litri, giusto? No, 28. questo no, è solo 24,2. 24,2. Invece quello nuovo è 24,8. 24. Bene, vediamo com'è. Facciamo Dai, il cambio facciamo. chiavi. Adesso mi dà le chiavi della sua fricona. Sono proprio curioso. Adesso vediamo com'è. Questa è la sella nuova, quindi è super comoda. spettacolo. Questa è molto più comoda. La mia è un po'... T'è andata bene che prima era una tavola. Vabbè, qui c'è anche manopole riscaldate. Tu ce l'ha? Ah, è tutto Questa ciò. di sera, però. Vabbè, adesso partiamo, saliamo in casco, saliamo verso la salita di Sdruzzina, passo delle Fittanze, altopiano dei Monti Lessini. Vamos! Sei il primo che guida la mia moto, eh? Ah, vero, non ho mai guidata nessuno. Siamo alti uguali, quindi dovresti star comodo. Allora, guarda che cavallettone enorme, cioè questo anche sulle sabbie mobili va. Qua il DCT è inserito, no, praticamente. E qua c'è meno e più. Ah, comodissimo, meno e più. Ok, Enrico mi ha un po' spiegato e adesso parto con la modalità drive, che praticamente è il cambio automatico basico, poi c'è modalità sport a 3 livelli, a seconda della cattiveria che vuoi, e anche col cambio automatico puoi sempre intervenire qui col sequenziale meno e qua dietro c'è una paletta più. Adesso vediamo un po' come va, facciamo uscire qua l'appunto. sto cercando la frizione. Vediamo. Andiamo pianissimo all'inizio, eh? Ok, imparare un po' a gestire chiaramente il peso, che qua è un'astronave sta moto. Mi fa strano vedere la mia moto in sella a qualcuno. Non aprire. Vado pianissimo. No, anche perché questa c'ha il doppio dei cavalli del Transalp, quindi... stracomodo che si tocca bene per terra. Pensavo fosse chissà quanto più alto. C'è un serbatoio mostruoso. Cioè adesso sono tipo a 70 all'ora più o meno e lei è in sesta. Cerca proprio di ridurre al massimo i giri del motore per farti risparmiare carburante in modalità drive basica. Sterzo bello largo. Questa è una figata, sto sterzo così largo. Senti proprio la moto che scala, abbastanza intelligente come cambio. Adesso inizia il bello. Metti pure in sport se vuoi, Sport premo questo quindi? Sì, S3 però. Andiamo allora. Ok, ho messo S3 modalità sport 3, quindi lei dovrebbe tirare più le marce fino alla fine. Eh sì. Porca miseria, che storia. Mamma mia, che potenza c'ha sto motore. Senti come scala appena io rallento. Incredibile. Ora qua c'è una curvona, ho fatto scalare marcia e cambia immediatamente. Incredibile quanto sia intelligente sto cambio. Si intuisce proprio cosa deve fare.
Un'altra cosa devo dire, qui il comfort di guida e la facilità di guida è immediata, non senti minimamente il peso della moto o la maestosità di questa bestiona. Arriviamo sul passo delle Fittanze e poi la proviamo in una strada bianca, vediamo come si comporta. Sento proprio il clac quando cambia le marce, quindi non è assolutamente una guida da scooter che invece ha il variatore tiene sempre i giri uguali, non senti mai il cambio. Qua proprio senti il cambio, lei cambia da sola. Qua c'è il tunnel. Allora, devo dire, i primi 10 km non sono convinto che mi piaccia tantissimo il cambio di DCT come sensazione di guida. Quello che è vero è che quando metti in DCT chiaramente tu ti concentri sulla strada, cioè la strada è il tuo obiettivo, non hai da pensare alle marce. Quando vuoi intervenire sulle marce dici ok, voglio pensare alla strada e alle marce, intervieni con le palette qui. Quindi sicuramente ci sono dei vantaggi, ci va un po' fatta la mano. Bisogna staccarsi dal fatto che si utilizza una frizione, che ricordo è una roba che è stata inventata un secolo fa, non è proprio un meccanismo moderno. Cioè io quando sono passato da una macchina a cambio manuale a una macchina a cambio automatico non torno più al cambio manuale sulla macchina, è 1000 volte più comodo, a meno che non prendi proprio una muscle car, quelle lì che proprio allora dà proprio gusto cambiare manualmente, ma per la vita del turismo di tutti i giorni cambio automatico sulla macchina non c'è paragone secondo me con quello manuale. Tipo ora io tirerei la terza, ecco, gli ho detto di tirare la terza e anche adesso lui la tira molto di più e io tiro la quarta. Impressionante la velocità di cambio, è anche incredibile come è bilanciata la fricona. Diciamo che la sensazione è questa, ci penso io, ma se vuoi intervieni. E eccoci qua al mitico Passo delle Fittanze e al confine tra Trentino, Alto Adige e Veneto, perché qua poi prendiamo qua a sinistra la Translessinia. Diciamo che lì non hai la possibilità di scegliere, devi concentrarti sulla strada e sulle marce. Dopo è chiaro che se guidi la moto non è che stai pensando sempre in prima, seconda, però qua puoi concentrarti solo sulla strada. E soprattutto secondo me il vantaggio enorme è in off-road, perché quando sono in piedi in off-road e devo cambiare da seconda a prima, cacchio, comunque devi tirare frizione e scalare. Questa rallenti un attimo oppure fai così e sei più comodo. Il vantaggio secondo me è proprio anche nell'off-road. Adesso provo sulla basica sterrata qua dell'Issina, mi provo a alzare in piedi, vediamo come viene gestita qua la situazione in piedi dalla fricona. Le sospensioni ci sono sicuramente. Eh sì, qua sei comodo anche seduto con l'Africa. Invece col Transalp se non mi metto in piedi, dopo un po' il mio sedere dice ehi, basta sberle. L'unico vantaggio qua nello stare in piedi è che vedi prima gli ostacoli. Diciamo che la Lessinia e l'Africa Twin, o comunque la moto enduro, è la morte sua. Allora, qua c'era un rettilineo, ho provato un attimo a aprire il gas e sì, non c'è quell'effetto di staccata di mani, ma credo che sia dovuto appunto al traction control, che adesso è settato a 6 su 10. Probabilmente se togli il traction control è proprio l'effetto che ti schizza in avanti. Il feeling che trasmette questa moto, pazzesco. Qua siamo arrivati a The Best Restaurant in Town, Parparo Vecchio. Ho letto da qualche parte che questa è la migliore pappatoia della zona. Allora ragazzi, siamo avrò fatto circa 50 km con l'Africa di Enrico, col DCT, fantastico, non c'è niente da dire, fantastico. Sì, se sei un purista ti può mancare la cambiata, tiri la frizione, molli il gas, clac, poi rilasci la frizione e ridai gas, quel movimento magari ti può un po' mancare, però sono convinto che il futuro è quello, perché è veramente, puoi decidere tutto quello che vuoi fare, è una strada tranquilla, vuoi concentrarti sul paesaggio, metti drive e te la godi, vuoi fare una guida più aggressiva, metti sport, vuoi avere il completo controllo, hai le alucce per cambiare le marce, e poi se proprio ti mancano gli anni 80
ti compri un monocilindrico, un Dominator da 3.000 euro e ti diverti con quello. Però ecco, se ti serve una moto da viaggio, sicuramente questo è il futuro. Poi dipende dove devi andare. Se vai in zone dove magari non sanno nulla di elettronica, attraversi l'Africa e robe varie, forse una moto più vintage si ripara meglio. E anche lì c'è da dire, perché comunque c'è parecchia gente che è arrivata e ha girato l'Africa con Africa Twin, con moto elettroniche, e non ha avuto problemi. Quindi insomma i problemi ci possono essere con tutto. La mia opinione è che comunque il DCT è assolutamente il futuro. Può piacere, può non piacere, a me piace molto. Quindi se dovessi cambiare moto sicuramente la prenderei col DCT. Anche bel tagliere. Birra pronta. Qual è la tua opinione sul Transalp? Allora, è la prima moto a V che guido, mi piace, devo dire onestamente, mi piace. Certo, io ormai sono avanti, nel senso che sapere di non avere i controlli di trazione, ABS e tutto mi lascia un po', perplesso. mi ha lasciato un po' perplesso. Infatti pronti via mi si è spenta. È la prima con la frizione mi si è spenta, poi dopo basta. Diciamo, vabbè, ho anche imparato con le moto con la frizione tradizionale, perché sono abbastanza vecchiotto, quindi quello è una moto che, quello che si dice di vari motoviaggiatori che l'hanno utilizzata per il mondo, ha il suo perché. Mantiene la sua leggenda. Sì, no, veramente, la prima volta che lo guido sicuramente è venuto fuori adesso a EICMA questi giorni la nuova, sarà completamente diversa, i puristi si lamenteranno, però d'altra parte siamo anche in condizioni di andare avanti. Fatto bene arrivare qua oggi e far provare la mia Africa ad Andrea, che lo vedo entusiasta e mi fa piacere perché Totalmente gassato, adesso non gliela do più indietro. niente, dai, d'accordo. Adesso mangiamo. Bene, mangiare abbiamo mangiato, ci sono venuti a trovare anche pecore e capre. Si riparte, temperatura 15 gradi a 1400 metri. A novembre, direi che siamo al top. Bellissima giornata. Bellissima giornata. Torniamo in sella ai destrieri d'acciaio. Da notare che io e Enrico qua siamo due fautori dell'airbag da moto. Tac, tutti e due attaccati. Io stamattina non volevo portarmelo perché dico tanto guido l'Africona e non sarò attaccato, invece tac, lui ce l'ha, numero uno. Sto sinceramente pensando di comprare il kit per il rialzo del Transalp, perché stare così alti è veramente bello, così sei proprio comodo, quasi come in poltrona. Il Transalp è un po' affossato effettivamente. Guarda che spettacolo. Ah sì, devo fare proprio un 2 upgrade al Transalp, lo sterzo, metterlo più ampio, che effettivamente è comodissimo così ampio, e alzarlo un pochino con un kit. La moto alta è veramente più comoda. Ok, ultima parte della giornata, adesso scendiamo da Peri, che c'è la seconda strada di accesso ai Monti Lessini, una discesa veloce, e finisce la giornata in Africa Twin. Come diceva Enrico, un Africa Twin o comunque una Maxi Enduro così è per molti ma non per tutti, perché se uno arriva che tocca appena con le punte o non tocca e si deve mettere di lato, è veramente rognoso nelle manovre da fermo. Dopo, quando sei in movimento, non lo percepisci, perché comunque sono moto fantastiche, bilanciate benissimo e quindi non c'è problema. Ma quando ti fermi nelle manovre da fermo, se non appoggi bene i piedi a terra, è un attimo che un bestione del genere si sbilancia, e se si sbilancia non lo riprendi più. Cioè, lo vedo già col Transalp, se si inclina più di 5 gradi, addio, è per terra. Eccoci qua, arrivati alla Valle dell'Adige. Bene ragazzi, siamo arrivati all'epilogo qua con Enrico. 15:29, avremo fatto 120-130 km. Beh, come avrete capito dai miei commenti audio sul casco, giudizio assolutamente positivo. Le tre cose che mi piacciono più in assoluto sono: allora, la prima è che chiaramente quando sei su strade panoramiche ti puoi godere la strada senza stare lì a pensare a cambiare marcia, quindi sei proprio concentrato sulla strada. Seconda, in off-road comodissimo, perché chiaramente quando guido in piedi in off-road a volte io ero troppo basso di giri o troppo alto di giri per non cambiare marcia. Col Transalp invece questa la cambi
direttamente lì con le palette, quindi sei sempre con i giri perfetti. Terzo, che puoi fare il misto, cioè puoi sempre intervenire chiaramente, quindi tu puoi stare in drive, che è la modalità più tranquilla, la moto cerca sempre di mettere la marcia più alta, puoi mettere sport, quindi tira le marce fino all'ultimo, oppure se tu vuoi a un certo punto dici no aspetta intervengo io e intervieni tu tranquillamente, quindi puoi fare tutto quello che vuoi, hai la scelta. Chiaramente non c'è il meccanismo clock 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 clock. Bene, io volevo ringraziare a video Enrico tantissimo perché innanzitutto si è fidato e non è... Vabbè, ascolta, sai no, cosa vabbè. ho fatto io, quindi Ecco, no, peggio di me non la puoi trattare. C'ha avuto qualche cadutina con l'Africa, dopo magari mi giri la Sì, foto. la foto e anche un po' il sull'art. video. Sì. Quindi si è affidato, me l'ha fatta provare tutto il giorno, stragrazie. Poi insomma un'altra cosa, al di là della prova della moto e di tutto, abbiamo un po' chiacchierato, insomma, ne ha passate sia motociclicamente che di vita, e però c'ha sempre il sorriso e quindi bisogna non imparare ma proprio copiare, no? Qualsiasi cosa succede sempre col sorriso, quindi... È vero. Perché d'altra parte o ci vogliamo bene noi o ci vogliamo bene noi. Esatto. Siamo noi gli artefici della nostra felicità. Non dobbiamo fare in maniera che gli altri questa è la facciano frase. la nostra infelicità. Questa è la frase, siamo noi gli artefici della nostra felicità. Beh ragazzi, un piacere Enrico. Piacere di vedere che di persona sei tale e quale ai video. Ecco, perché sui video sono biondo di solito. Comunque devo dire che mi è piaciuto tantissimo guidare il Transalp, perché è una moto della mia epoca ma non l'ho mai guidato, ha le sue belle sensazioni, vabbè, è logico, non ha controlli elettronici e tutto, però mi sono ritrovato abbastanza bene nonostante i 20 anni senza frizione. Ecco, il consiglio è compratevi un Africa Twin e un Transalp. Giusto? Ecco, perfetto. come dire sempre, avere tempo, spazio e soldi. È giusto. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.